Cosa significa per me essere sarda e considerarmi italiana? Bella parola. È una cosa difficile da descrivere perché è una cosa che cambia dipendentemente, da dove mi trovo a vivere. Quando stavo all'estero mi sentivo molto sarda, rivendicavo la mia provenienza dall'isola della Sardegna. Quando ero molto giovane e stavo in Sardegna, prima delle mie tante migrazioni, l'identità sarda mi stava molto stretta perché era aggrovigliata con tutto quello che mi impediva di vivere la vita che avrei voluto vivere. Vabbè, parliamo degli anni '80, essere una ragazzina con idee strane per la testa negli anni '80 a Cagliari non era semplicissimo, tant'è che per me fu più facile lasciare l'Italia che lasciare la Sardegna. Sì, è una cosa strana quella dell'identità, perché ad esempio quando stavo all'estero e vedevo un cognome sardo, non potevo fare a meno di mi si sollevavano le antenne. Ero perlomeno curiosa o perlomeno mi veniva il pensiero: "Ah, questa è una persona sarda". Non lo so se la stessa cosa accada con le persone che provengono dalle altre regioni italiane. Non lo so, quando un napoletano vede un cognome tipicamente napoletano, ma se poi esiste una cosa del genere, perché la nostra insularità ci ha anche portato a mantenere i nostri cognomi tra di noi. Perché sto facendo questo discorso? Non lo so, perché in questi giorni si parla molto di identità, perché in questi giorni la Sardegna si prepara alle elezioni regionali che poi dovranno decidere il nostro destino per i prossimi 4 anni. Anche per chi non si interessa di politica, se tu non ti interessi di politica, la politica si interessa di te, perché è la politica che poi fa funzionare o fa non funzionare tutti i servizi che noi usiamo. L'essere abitanti di quest'isola meravigliosa, i fenicotteri, il mare, la spiaggia, il sole, tutto quello che vuoi, però poi ci troviamo tagliati fuori da un sacco di altri circuiti e purtroppo, anche se tu vai al Museo Archeologico di Cagliari, che è molto completo, ha tutta la storia della Sardegna, però la Sardegna viene sempre presentata come quella che è stata occupata, non c'è una vera e propria storia della Sardegna dove noi siamo protagonisti, perché noi protagonisti lo siamo stati. Dico noi anche se io non c'ero, c'è anche quest'altra cosa qua, non è che perché in Sardegna ci sono stati i nuraghi che io sia particolarmente, non lo so, una guerriera o che ne so. No, però parlare del passato è importante per capire certi meccanismi e infatti c'è un sacco di gente che parla di Sardegna che però non ha studiato la storia e ne parla sempre in termini di colonia. Ecco, la Sardegna non facciamola più essere una colonia, autodeterminiamoci, no?